Le regole. Beh, cosa dire? Ci dicono che servono a proteggerci, a guidarci, a tenerci al sicuro. Però forse a volte non bastano le regole, serve disciplina. Perché alla fine una regola da sola è solo una scritta su un foglio, no? Ma è la disciplina il modo in cui ci insegnano a seguirla, senza chiedere a volte. Facciamo un esempio. Vi chiedo di immaginarvi questa scena. Siamo negli Stati Uniti, 1920. May Pickford, la famosissima attrice di quei tempi, proprio quella del cocktail, passeggia per le strade di Hollywood. Sopra di lei abbiamo il cielo azzurro e intorno a lei uomini con abiti gessati entusiasti per la fine e la vittoria della Prima Guerra Mondiale. In questo clima il governo americano decide: l'alcol è il male assoluto. Niente più brindisi, niente più whisky. È legge. Però alla fine serve disciplina perché la gente smetta davvero di bere. Infatti chiariamoci. La gente non beveva più come prima, Beveva il doppio, se non il triplo, e in maniere talmente creative che neanche possiamo immaginarci. Ad esempio, i nuovi bar appena nati, i cosiddetti speakeasy, ovvero bar clandestini, venivano nascosti dietro le librerie scorrevoli. Per entrarci serviva a sussurrare parole d'ordine ai muri, alle porte, ai finti muri addirittura. L'alcol perfino veniva distillato nelle vasche da bagno, quindi proprio cose assurde. Più l'alcol veniva proibito, allo stesso tempo più veniva desiderato. Più la legge stringeva il pugno in maniera rumorosa, più l'intuito, l'ingegno trovava la sua strada tra le dita, in maniera silenziosa. Bastavano poche parole, proprio quelle per accedere agli speakeasy. Ad oggi il proibizionismo è caduto, perché la libertà, quando la chiudi in gabbia, alla fine trova sempre un modo di scappare. Scusate se ho preso in prestito questo esempio, però forse è uno degli eventi più importanti di una delle mie più grandi passioni, ovvero il bar. Adesso però volevo parlarvi di un'altra mia passione. Cambiamo. La storia. In particolare la storia recente. Immaginatevi di nuovo la scena. Qua siamo a Berlino, nel 1961. Davanti a noi abbiamo un muro di cemento, filo spinato e guardie armate. Qui le regole non bastano, serve disciplina ferrea, nelle pattuglie e nei controlli, perfino nel modo di pensare. Non devi nemmeno desiderare di fuggire. Cos'è che abbiamo detto prima però? Che la libertà non accetta muri. Infatti arrivarono i tunnel, scavati di notte, con le mani, coi cucchiai per esempio, con la paura che bruciava nel petto. Arrivarono i palloni aerostatici, le corde lanciate tra un palazzo e l'altro, le macchine modificate per nascondere i sogni di chi tenta di scappare. Però anche dall'altra parte serviva ingegno, Facevano di tutto per controllare, microfoni, microspie. No, non mi piace, non mi piace. Non voglio farmi fraintendere, chiariamoci, le regole alla fine non sono solo prigioni. Una strada senza regole è caos. Un'orchestra senza un direttore che la dirige è soltanto rumore. Le regole sono come dei confini, però questi confini devono essere giusti, devono essere a proteggere, non a soffocare. Facciamo un altro esempio un po' più pratico. Wikipedia, no? Penso che lo conosciate tutti. Appena creato, era un posto completamente libero. Chiunque poteva scrivere informazioni, modificare le pagine, le date, potevo farlo pure io, pensate un po'. C'era la libertà assoluta. Bello, no? Sì, possiamo dire di sì. Fino a quando, il sito non fu in fretta riempito di frasi false, informazioni sbagliate, date a caso, era completamente inaffidabile. Cosa fu fatto? Furono aggiunti dei permessi e dei moderatori. Quindi, rigirando le parole, in sostanza, furono aggiunte delle regole e delle persone che con la disciplina facevano rispettare queste regole. Il risultato? Adesso il sito posso dire abbastanza sicuro, penso che almeno una volta l'abbiamo usato tutti, e non ci sono più frasi vandaliche tra la pagina di Mozart e quella, che ne so, sulla peperonata, per esempio. Ho usato questi esempi per arrivare a un concetto che, devo dirla tutta, mi assilla parecchio tempo, sinceramente, ovvero la disciplina può essere una gabbia? La risposta concisa è sì, può esserlo, però è anche e soprattutto forza. È quella che ci permette di migliorare noi stessi giorno dopo giorno. Ad esempio, fino a un paio di anni fa, mi obbligavo a leggere una decina di pagine di un libro al giorno. Per qualcuno di voi, lo so già, potrebbe essere una stupidata, cosa ci vuole leggere 10 pagine di un libro. Però io l'avevo presa come una sfida, no? Perché io non leggevo mai e volevo un po' migliorare i miei hobby. A distanza di qualche anno posso dire che è stato un successo. Successo. Successo è una parola chiave perché è successo qualcosa che è successo, o meglio qualcosa che ho fatto succedere. E quindi come ho fatto a farlo succedere? Con disciplina giornaliera. Quindi forse è la disciplina la chiave per il successo. Grazie alla disciplina possiamo migliorarci giorno dopo giorno, migliorare noi stessi e avere successo. Chissà,
L'ultima regola che non ho rispettato, me ne vengono in mente un bel po', sinceramente, di regole che non ho rispettato. La vostra invece qual è stata? Qual è stata l'ultima regola che non avete che avete infranto, meglio, che non avete rispettato? Ne è valsa la pena davvero non rispettare quella regola? Conveniva seguirla? Vi ha portato qualcosa a non rispettarla? Vi portava di più seguirla? Beh, penso che non lo sapremo mai alla fine, perché non potremo mai saperlo, io tanto meno. Quindi, chissà, non lo sapremo mai. Grazie.